Gli Achemenidi, Sasanidi, Parti, in Occidente quando sentiamo questi nomi di solito non ci capiamo niente, al massimo rappresentano solo qualcosa di antico e di vagamente orientale. Io stesso non mi ricordo quando ho realizzato che la Persia e l'Iran indicano lo stesso luogo, ma sicuramente non ero un bambino e c'è di peggio perché qualcuno non lo sa neanche da adulto. Ma in questo video ci toglieremo tutti i dubbi perché vedremo una timeline completa con tutta la storia antica della Persia, fino al Medioevo. Andiamo! Le caratteristiche geografiche dell'Iran ovviamente hanno influenzato anche tutta la sua storia. A nord dell'Iran c'è il Mar Caspio e diversi popoli si spingeranno a sud dalle steppe che stanno a nord del Mar Caspio. A sud invece c'è il Golfo Persico, che è una via di collegamento marittima tra l'Occidente e l'Oceano Indiano. L'Iran poi ha un grande altopiano centrale con un clima favorevole per delle civiltà agricole, anche se questo poi ha dei deserti a nord e a sud, e poi a sua volta tutto l'Iran è circondato da delle montagne. I deserti e le montagne favoriscono la difesa militare dell'altopiano centrale rispetto a delle invasioni, ma possono anche rendere complicato per chi sta nell'altopiano centrale controllare un territorio più vasto. In particolare a occidente dell'Iran c'è una grande catena montuosa, quella dei monti Zagros, che è anche al centro delle primissime tracce umane nella zona. L'Iran sarebbe stato abitato fin dal 100.000 a.C. e ci sono stati trovati degli strumenti dei Neanderthal e delle pitture sulle rocce. Comunque le prime vere civiltà si sono sviluppate lì nel IV millennio a.C. La data oggi è molto dibattuta perché alcuni studiosi pensano che le civiltà iraniane siano addirittura più antiche di quelle della Mesopotamia e quindi l'Iran potrebbe contendere alla Mesopotamia il primato di cosiddetta culla della civiltà. Le scoperte sono interessanti, però la discussione sul primato mi sembra abbastanza sterile. Infatti il vicino Oriente era un continuum di civiltà e è probabile che molte si siano sviluppate contemporaneamente, magari anche influenzandosi a vicenda. Comunque, pur non sapendo se siano veramente più antiche delle civiltà mesopotamiche, c'erano diverse antichissime civiltà e culture in Iran, e le principali tra le prime civiltà iraniche conosciute sono la cultura di Giroft a sud e di Elam a ovest. Gli studi sulla cultura di Giroft sono abbastanza recenti, quindi non sappiamo tantissimo a proposito. Dai ritrovamenti si sa che le persone di questa cultura erano abilissimi artigiani, infatti già migliaia di anni fa erano in grado di realizzare degli oggetti con delle decorazioni molto complesse e li realizzavano su vari materiali come la clorite, una pietra grigio-verde oppure l'alabastro e la madreperla. Probabilmente sfruttavano proprio la vicinanza con il Golfo Persico per commerciare questi materiali, per esempio si ipotizza che fossero sulla via dei lapislazzuli. Come penso tutti sapete, i lapislazzuli sono una meravigliosa pietra azzurra che era anche molto amata dagli egizi, infatti ipoteticamente la cultura di Giroft faceva da tramite nel commercio dei lapislazzuli tra Egitto e Afghanistan. Fin dalle sue origini, quindi, l'Iran viene associato con prodotti di lusso come gioielli, stoffe e monili decoratissimi, un'immagine che poi rimarrà stabile fino a epoche molto recenti e che è basata proprio sul fatto che era sempre al centro dei commerci tra Oriente e Occidente. Un pezzo di storia persiana. Keishan, il figlio del sole. Elam a ovest invece è una civiltà più conosciuta e più studiata che viene nominata anche nella Bibbia. Aveva il suo centro nella città di Susa, che è una delle più antiche città del mondo e che nomineremo tante volte nella storia dell'Iran perché rimarrà un centro importante. La lingua elamita è stata studiata solo di recente e non si sa bene se sia imparentata con altre lingue conosciute, mentre la sua scrittura è stata parzialmente decifrata ancora più di recente. Proprio quando stavo realizzando il primissimo mini documentario su questo canale dedicato agli alfabeti misteriosi uscì la notizia di una decifrazione dell'elamita lineare, quindi è una notizia che mi è rimasta impressa.
Elam nacque probabilmente in modo simile alle città-stato della Mesopotamia con cui aveva dei contatti e poi si espanse in un regno, gettando le primissime basi per tutte le civiltà dell'Iran. Aveva molte caratteristiche simili alle città mesopotamiche, per esempio la costruzione di ziggurat. Sappiamo che il regno di Elam durò per ben circa 2 millenni, nei quali fu sia militarmente sia commercialmente un punto di mediazione tra la Mesopotamia e l'altopiano iranico centrale. L'apice della civiltà di Elam ci fu nel XII secolo a.C., quando gli Elamiti conquistarono una delle più importanti città della Mesopotamia, ovvero Babilonia. Ma quello che cambierà per sempre la storia dell'Iran non arriverà dalla Mesopotamia, bensì proprio dal nord. Soprattutto dagli studi genetici e dagli studi linguistici, oggi si pensa che un nuovo gruppo sia arrivato in Iran nel secondo millennio a.C. Questo gruppo era un discendente degli Yamnaya, che erano dei pastori seminomadi delle steppe pontico-caspiche. Una parte degli Yamnaya si espanse anche verso occidente, cioè verso l'Europa, mentre un'altra parte si espanse verso oriente. Questo gruppo orientale avrebbe dato origine alla cultura di Sintashta. I Sintashta erano probabilmente un popolo seminomade e vengono considerati gli inventori delle bighe con le ruote a raggi, e forse furono anche tra i primi a domesticare i cavalli e avere una cavalleria da guerra. Quindi erano pure dei formidabili guerrieri e a un certo punto migrarono verso l'Iran. Si pensa che i Sintashta abbiano dato un contributo alle lingue indo-iraniche, quindi sarebbero l'anello di congiunzione tra Europa e India-Iran nella definizione di lingue indoeuropee. In sostanza gli europei e gli iranici condividono un anello sia genetico sia culturale della loro storia, probabilmente proprio a livello degli Yamnaya delle steppe. Queste migrazioni sono un punto fondamentale nella storia dell'Iran, addirittura per il nome di questo paese. Infatti il nome Iran deriva dalla parola persiana Iran, che significa terra degli Ariani. Aria, o in italiano Ari o Ariani, è il nome con cui questi antenati degli indo-iranici identificavano se stessi. Il termine Arya compare sia nell'antico persiano sia in sanscrito e forse designava un gruppo di uomini liberi o un gruppo di guerrieri. Comunque poi si evolverà a indicare il concetto di nobiltà e come nome etnico per chi seguiva appunto la cultura e la religione degli Arya. Visto che il termine compare sia nella cultura e nella lingua indiana sia in quella iranica, si pensa che sia addirittura precedente alla distinzione tra queste due lingue, quindi risalirebbe proprio all'epoca di questa migrazione nel secondo millennio a.C. Questo fa sì che l'etnonimo iraniano sia uno dei più antichi della storia, usato ancora oggi. Infatti si definivano iraniani nella loro lingua i nomadi di 4000 anni fa, come ci si definiscono ancora oggi gli abitanti dell'Iran. Comunque, muovendosi proprio da queste steppe del nord, questi che si autodefinivano Ari arrivarono a diverse ondate in India e anche nell'altopiano iranico. Non sappiamo bene quanto la loro migrazione sia stata violenta, probabilmente fu fatta di scontri ma anche di integrazione con le popolazioni che già stavano in Iran, come gli Elamiti. Comunque la migrazione lasciò un impatto destinato a durare per sempre, infatti diede origine a tutti i gruppi iranici fondamentali. I Medi, i Persiani o i Parti, di cui parleremo tra pochissimo, ebbero origine da questa mescolanza e questo è stato confermato dagli studi genetici. Anche se non ne siamo assolutamente certi, probabilmente gli Ari gettarono anche le basi per la religione sia dell'India, che si trova nei testi sacri chiamati Veda, sia per quella che sarà la principale religione dell'Iran antico. E la principale religione dell'Iran antico era il Mazdeismo o Zoroastrismo, che è basato su testi sacri chiamati Avesta. La versione più standardizzata di questa religione si basa sulla predicazione del profeta Zarathustra o Zoroastro, che forse fu una vera figura storica vissuta nel secondo o nel primo millennio a.C.
La religione in generale si basa su un dualismo etico, dove l'uomo deve scegliere consapevolmente tra bene e male. I due principi si riflettono in una lotta cosmica tra l'ordine e la verità incarnati dal dio supremo Ahura Mazda e la menzogna e il caos incarnati dall'entità malvagia Angra Mainyu o Ahriman. Questa religione subirà poi delle modifiche nel corso dei secoli e probabilmente era proprio un'evoluzione della prima religiosità degli Ari. Lo stanziamento degli Ari in Iran, nonostante ve ne ho parlato in pochi minuti, in realtà impiegò circa un millennio prima che possiamo identificare direttamente una potenza dominante con la loro lingua e con la loro cultura in Iran. Quindi non fu un cambiamento immediato, ma fu un cambiamento lento e progressivo, come tanti fatti storici. Ma adesso andremo proprio a vedere questa potenza e quindi un po' il vero inizio della storia persiana. Questa potenza sono i Medi, che hanno un nome un po' strano visto che fanno pensare al termine italiano medio. Qualcuno ha proposto che l'etimologia sia veramente collegata alla parola medio, quindi questo popolo si sarebbe autodefinito come uomini medi o uomini che stanno in mezzo, ma la cosa non è certa. Oltre al loro nome strano, i Medi non hanno lasciato documenti scritti per ricostruire la loro storia e la conoscenza di loro deriva solo da fonti straniere, una cosa che li rende ancora più misteriosi. Alcuni studiosi propongono addirittura che i Medi siano stati pochissimo importanti nella storia reale e che la loro importanza sia stata esagerata nelle fonti, ma ad oggi non possiamo saperlo con certezza. Comunque, secondo lo storico greco Erodoto, furono un popolo molto potente e probabilmente erano una delle tribù degli Arii che cominciò a radunare pian piano sotto il suo controllo altre tribù. Intorno all'undicesimo secolo a.C. i Medi occuparono la regione montuosa dell'Iran nord-occidentale nelle vicinanze di Ecbatana, che diventerà la loro capitale. Poi circa dal 700 a.C. riuscirono a riunire praticamente tutto l'Iran sotto il loro controllo e a dare inizio al primo regno iranico dei popoli Ari. Questo fu possibile anche perché i vari popoli divisi dell'Iran temevano tutti la potenza della vicina Assiria, che voleva conquistarli. Un elenco dei sovrani dei Medi può essere compilato sulla base di due fonti diverse, ovvero le storie di Erodoto, che però è un greco che vive circa 200 anni dopo, e la cronaca della caduta di Ninive, che viene scritta dai babilonesi in un periodo più vicino al regno dei Medi. I babilonesi erano anche alleati dei Medi proprio nell'attacco a Ninive. Da queste fonti si evince che il primo re dei Medi fu un certo Deioce. Erodoto lo descrive così, mentre alcuni storici moderni pensano solo che fosse un governatore locale che governava Ecbatana. Tradizionalmente ai Medi viene attribuito il merito di aver fondato l'Iran come nazione e impero, e anche se questa idea è discussa, comunque in linea generale possiamo dire che il popolo dei Medi arrivò a governare l'Iran per più di un secolo. Sotto i Medi avrebbe anche preso molta forza la religione zoroastriana di cui abbiamo parlato prima e la sua casta di sacerdoti. Anche se non tutti sono d'accordo nemmeno su questo, probabilmente questa casta di sacerdoti erano i famosi magi. Sono i re magi della Bibbia, anche se nel Vangelo non vengono mai chiamati re, e questa è una tradizione successiva perché delle figure di re stranieri che portano doni al Messia apparivano già nell'Antico Testamento. In realtà chi ha scritto i Vangeli sapeva che la dicitura re magi non aveva nessun senso, perché appunto i magi erano dei sacerdoti e non dei re. Poi dal nome magi deriva anche il nostro termine magia, sempre perché le fonti occidentali consideravano questi sacerdoti appunto più come dei maghi. E già da questi termini che troviamo qua e là si capisce quanto la storia dell'Iran sia stata importante anche per formare la cultura dell'Occidente, anche se a volte solo per opposizione con molti pregiudizi e semplificazioni. Tornando ai Medi, secondo Erodoto vennero governati per un periodo anche dagli Sciti, un popolo nomade delle steppe collegato sempre alla cultura di Sintashta. Dopo circa 3 decenni di dominio, i Medi avrebbero invitato gli Sciti a un banchetto e lì li avrebbero uccisi con l'inganno.
Fa molto Nozze Rosse di Game of Thrones, ma non si sa se questa storia sia vera oppure sia solo leggendaria. E anche la fine del regno dei Medi è avvolta più che altro nella leggenda. Il loro ultimo re, Astiage, aveva una figlia chiamata Mandane. Astiage fece un primo sogno su di lei, che i magi interpretarono negativamente, così la diede in sposa a un uomo di basso rango, un persiano chiamato Cambise. In questo momento i persiani erano ancora un popolo minore che era sottoposto ai Medi. Ma dopo che Mandane aveva sposato Cambise e era rimasta incinta, Astiage fece un altro sogno, ovvero che dal grembo della figlia nasceva una vite che copriva tutta l'Asia. A questo punto i magi non avevano più dubbi sul significato del sogno. Voleva dire che il figlio di Mandane avrebbe conquistato l'Asia e avrebbe anche spodestato il nonno Astiage. Da qui in avanti ovviamente la storia prosegue come tantissime altre che penso avete già sentito, tipo quella di Romolo e Remo. Il bambino dovrebbe essere ucciso da un servitore, ma lui lo risparmia, il bambino cresce e alla fine effettivamente spodesta il nonno. Il bambino della storia è Ciro, il primo imperatore dei Persiani che verrà soprannominato il Grande. Ovviamente la storia di prima che viene raccontata da Erodoto è appunto più una leggenda, visto che riprende un modello di storie già diffusissimo all'epoca per tanti personaggi diversi. Non si sa con certezza se Ciro fosse veramente il nipote di Astiage. È possibile che Astiage avesse fatto sposare la figlia a un persiano, magari nella realtà proprio per consolidare il suo regno con un'alleanza dinastica, però non ne siamo sicuri. In alternativa potrebbe essere stato lo stesso Ciro aver messo in giro la storia per presentarsi come un legittimo successore di Astiage. Comunque i fatti storici accertati sono che i persiani erano un gruppo diverso dai Medi. Vivevano intorno alla città di Anshan, che era stata fondata dagli Elamiti e che si trova a circa 700 km a sud in linea d'aria rispetto al centro del potere dei Medi, separata anche dai monti Zagros che abbiamo nominato all'inizio. Bisogna dire anche qui che in origine persiani e ari o iraniani non erano sinonimi, ma i persiani erano uno dei vari sottogruppi degli arii. Parsa era il nome originale della gente della regione che abitavano e con la conquista araba verrà poi pronunciato Fars, che è ancora oggi il nome della regione e da cui deriva il nome dell'attuale lingua dell'Iran che si chiama Farsi. Ma tornando a Ciro, effettivamente lui si ribellò ai Medi e rovesciò il loro dominio. Poi riunì tutte le forze iraniche e si lanciò praticamente alla conquista del mondo, almeno quello che era il mondo dal suo punto di vista. Più o meno in 10 anni sottomise tutti gli altri popoli del vicino Oriente, mise fine al potere degli Elamiti che ancora sopravviveva in Iran, conquistò la Lidia in Anatolia e conquistò pure l'intera Mesopotamia, che in passato invece aveva dominato sui popoli dell'Iran. La sua impresa più famosa è proprio la conquista di Babilonia nel 539 a.C., una città che era considerata la più importante del mondo nel vicino Oriente. Come fece il re di un popolo sconosciuto fino a quel momento a compiere questa impresa? Beh, intanto guidava sicuramente un popolo guerriero e abbastanza numeroso. Poi c'è da dire che tanti dei regni che conquistò erano ormai isolati oppure in crisi, spesso erano basati su sistemi di potere vecchi dove le classi dominanti sfruttavano le altre. E Ciro era anche molto bravo nella propaganda, quindi si presentava come il nuovo che spazza via il vecchio, come il liberatore che rompe le catene, e non come un conquistatore qualunque. Infatti molti gli aprirono le porte senza combattere. Vista a posteriori, forse tanti popoli potevano anche apprezzare la nascita di un grande impero che mettesse fine ai conflitti millenari nella regione, e probabilmente Ciro era anche veramente molto più tollerante di tanti altri sovrani. Per esempio sappiamo che lasciava le usanze dei popoli che conquistava e lasciava anche la piena libertà religiosa. Non scelse una sola capitale, ma lasciò che l'impero avesse più capitali proprio per rappresentare i tanti popoli che lo componevano.
Rimarrà poi famoso il fatto che il re dei Persiani girasse per le sue capitali e avesse di fatto una capitale itinerante. Per esempio scelse Ecbatana, che era la capitale dei Medi, come capitale estiva. Poi lasciò ai Medi delle posizioni di rilievo anche nel suo impero, come generali o come funzionari. Adottò pure il loro cerimoniale di corte e in tutte le opere d'arte vengono sempre rappresentati al fianco dei persiani. Mantenne anche tante tradizioni degli Elamiti di cui si considerava un erede. Infatti scelse la città millenaria di Susa come sua capitale invernale e conservò l'elamita come lingua ufficiale per le iscrizioni reali. Agli ebrei concesse di tornare da Babilonia in Palestina e concesse pure di ricostruire il Tempio di Gerusalemme, cosa per cui viene elogiato come un re giusto anche nella Bibbia. Alla sua morte aveva proprio il titolo ufficiale di Re dei Re, che in originale è Shahanshah e i greci tradussero come Gran Re. Questo poi è uno dei titoli del Messia biblico proprio perché Ciro stesso era stato considerato un Messia. Il figlio di Ciro, cioè Cambise II, conquistò anche l'ultima grande potenza del tempo, l'antico Egitto, e il suo successore Dario I si espanse verso l'India e rese la Macedonia un regno vassallo. Nel 500 a.C. quindi i persiani avevano l'impero allora più grande del mondo, che viene spesso anche considerato come il primo impero multietnico su scala continentale della storia. Infatti si espandeva su 3 continenti, Asia, Africa e Europa, raccoglieva almeno 70 popoli diversi e oggi viene considerato la prima superpotenza mondiale della storia. Questo impero di solito viene definito anche Achemenide, che è un altro di quei nomi strani che bisogna spiegare. Dario I probabilmente aveva usurpato il trono del legittimo erede di Cambise II e quindi decise di fabbricare questa storia della dinastia Achemenide. Tra i persiani c'erano diversi clan e il più audace e agguerrito era il clan degli Achemenidi. Prendevano il nome dal loro mitico fondatore Achemene, che i greci considereranno discendente dell'eroe Perseo per creare una falsa etimologia con la parola Persia. Infatti dai greci in poi gli stranieri li chiameranno spesso persiani, ma in realtà loro hanno continuato sempre a definirsi Aria. Come capite, questa storia dell'Iran è anche tutta una storia di nomi, sia perché i popoli dell'Iran hanno sempre dato molta attenzione ai loro nomi, sia perché contemporaneamente gli occidentali non ci hanno mai capito una mazza di tutti questi nomi, li hanno sovrapposti, li hanno confusi e ci hanno inventato sopra ogni tipo di storia. Ciro in realtà non si era mai definito Achemenide, ma Dario propagandò l'idea che tutti e due discendessero da questo Achemene. Dario in generale era un personaggio vivace, infatti come tutti già sapete fu anche quello che entrò in conflitto con le città della Grecia, in particolare per il controllo delle coste dell'Anatolia che erano state colonizzate dai Greci. Questo portò alle guerre persiane all'inizio del V secolo a.C., un evento che ebbe grandissima risonanza in Grecia e che ha plasmato, direi fino a oggi, la visione occidentale dei persiani. Per i greci queste guerre furono fondamentali, praticamente furono una pietra miliare nella formazione della loro identità, ma per i persiani in realtà furono guerre periferiche e non molto importanti. L'Asia Minore greca era una provincia marginale che era stata da poco integrata e le spedizioni in Grecia erano viste più come operazioni di polizia imperiale che come guerre decisive. Sì, se poi i persiani avessero vinto si sarebbero tenuti anche la Grecia, ma non era sicuramente il centro della loro agenda politica. Infatti nessuna iscrizione persiana parla di queste guerre, nemmeno quando i persiani ottennero dei successi, per esempio aiutando gli Spartani nella guerra del Peloponneso. Forse non volevano neanche pubblicizzare più di tanto le sconfitte che avevano subito, oppure proprio non consideravano queste guerre neanche delle spedizioni militari minimamente degne di cronaca. Dario I comunque non rubò solo il trono e diede fastidio ai greci, ma ammodernò pure il suo impero con delle strade e un sistema di monetazione, insomma tutte quelle cose che si devono fare per tenere in piedi una macchina così grande.
E ovviamente, visto che nessun re, per quanto grande e bravo, poteva governare tutto da solo, l'impero era diviso in delle province, che sono le famose satrapie. I satrapi erano dei funzionari scelti dal re e inizialmente furono fondamentali per la tenuta dell'impero. Ma come penso che già sapete e come si intuisce anche bene già da qui, saranno pure un problema per l'impero dei Persiani. Infatti, se vi ricordate all'inizio, abbiamo detto che l'altopiano iranico è circondato dai monti e difficile da collegare, soprattutto verso occidente. Per quanto il re dei re potesse viaggiare per il suo impero, nel tempo i satrapi sfrutteranno la sua lontananza per diventare sempre più autonomi. E proprio questa debolezza ci porta verso il nostro prossimo passo nella timeline della storia dell'Iran, ovvero la spedizione di Alessandro Magno. Alessandro Magno era un fanboy di Ciro e migliorò anche le sue statistiche, infatti sconfisse il re persiano in soli 3 anni. Pure lui aveva un esercito professionale all'avanguardia e pure lui si presentò come un liberatore carismatico e tollerante. Ma certo non si trovò davanti l'impero persiano di 2 secoli prima. Anche l'impero di Ciro si era ormai molto arrugginito. Le comunicazioni in quell'impero sconfinato erano rimaste lente, le tattiche militari non erano state sempre ammodernate e i satrapi ormai si ribellavano costantemente al potere centrale. Alessandro così prese i persiani di sorpresa, facendo fare una pessima figura al loro re, muovendosi più velocemente di quanto loro potessero reagire. Alessandro comunque mantenne le usanze persiane e anzi fu accusato di essersi lui persianizzato, visto che voleva imitare le forme del potere persiano. Dopo la sua morte la Persia passò nelle mani del suo generale Seleuco, che diede inizio a una dinastia macedone. I Macedoni comunque incontrarono molto presto diversi problemi, persero dei territori a est conquistati dall'impero indiano Moria e subirono la ribellione di diversi popoli orientali. Uno di questi popoli orientali erano i Parti. La Partia più o meno corrispondeva all'attuale zona nord-orientale dell'Iran, a sud-est del Mar Caspio. Loro vivevano in una zona con delle steppe e quindi erano ancora un popolo seminomade che si sosteneva soprattutto con la pastorizia. Un loro capotribù chiamato Arsace I viene considerato come colui che riuscì a ribellarsi al dominio macedone e a dare avvio all'impero partico, anche se questa storia è stata raccontata a posteriori dai Parti stessi, quindi potrebbe non essere attendibile. I Parti infatti si porranno come i continuatori dell'impero persiano Achemenide. Per capire un po' il loro carattere fonderanno una città chiamata Ctesifonte sulla riva sinistra del Tigri, esattamente davanti a Seleucia, che era la capitale fondata dai Macedoni, quindi erano gente a cui piaceva la sfida. Infatti furono anche quelli che inventarono le migliori soluzioni militari contro gli eserciti macedoni. Furono loro a sfruttare per primi al meglio i famosi catafratti. Dove l'eroe era catafratto della massiccia armatura. I catafratti appunto erano dei cavalieri che indossavano una delle più antiche armature quasi complete in ferro, un'armatura a placche lamellare o squamata, e proteggevano con delle armature pure i loro cavalli. Avevano una lancia da impugnare a 2 mani per le cariche e poi avevano una mazza per il combattimento corpo a corpo. Visto che l'armatura poteva limitare alcuni dei loro guerrieri rispetto a altri del tempo, questa loro cavalleria pesante agiva in combinazione con una cavalleria leggera che era composta di eccezionali arcieri a cavallo. Questi appunto sapevano tirare con l'arco a cavallo, una tecnica tipica delle steppe orientali ma che non è mai arrivata in Occidente. Ebbero così successo in Oriente che alla fine arrivarono a scontrarsi direttamente con una nuova grande potenza militare dell'antichità, ovvero Roma. Nel 63 a.C. il generale romano Pompeo annesse la Siria, facendo finire del tutto il regno macedone orientale. Da questo momento in poi quello che era stato il mondo ellenistico veniva diviso tra Roma e i Parti. I Romani e i Parti si scontrarono ripetutamente per tanti secoli, ma i Parti furono uno tra i pochi popoli che riuscì a tenere testa ai Romani. Anzi, nella famosa battaglia di Carre li sconfissero addirittura clamorosamente.
A guidare i Romani in questa battaglia c'era il ricchissimo Crasso, mentre i Parti erano guidati dal comandante supremo del loro esercito, che era sempre un altro uomo ricchissimo chiamato Rostam Surena Pahlavi, che era secondo per importanza solo al loro imperatore. Qui i Parti vinsero proprio grazie all'abilità della loro cavalleria e anche usando una tecnica che è rimasta famosa come tiro alla partica. La tecnica consisteva nel fatto che gli arcieri della cavalleria leggera durante una ritirata o una finta ritirata al galoppo si giravano per lanciare delle frecce contro il nemico che li inseguiva. Questa tecnica richiedeva un'abilità e un addestramento fuori dal comune, infatti vi ci voglio a galoppare su un cavallo eppure senza staffe girati all'indietro mentre tirate con l'arco. Insomma, una cosa incredibile. Ancora adesso penso che per un occidentale possa essere una tattica sbalorditiva perché è molto poco conosciuta, immaginatevi il povero Crasso che se l'è vista davanti agli occhi. Come penso tutti sapete, poi i Parti dopo averlo ucciso gli avrebbero versato in bocca del loro fuso per prendere in giro il fatto che fosse l'uomo più avido del mondo. Così Augusto preferirà tenerseli buoni e regalerà al loro re una schiava italica, che poi il re si sposerà rendendola la sua regina. Invece l'imperatore Traiano proverà di nuovo la grande impresa. Tra il 114 e il 117 d.C. Traiano arrivò effettivamente a conquistare Ctesifonte e addirittura Susa, una delle città più antiche e emblematiche della storia persiana. Ma morì nel viaggio di ritorno e il suo successore Adriano capì che sarebbe stato impossibile mantenere quei territori, quindi alla fine preferì mantenere una tregua con i Parti. Insomma, nonostante oggi penso che al massimo siano conosciuti solo per la battaglia di Carre, in realtà i Parti furono uno dei più importanti imperi della storia dell'Iran. Erano un impero ricco attraversato dalla via della seta che collegava il mondo romano all'impero Han della Cina e è l'impero iranico più lungo della storia, essendo durato per quasi 500 anni, molto di più dell'impero degli Achemenidi che però è ben più conosciuto. Le ostilità con i Romani continuarono per tutta la storia dell'impero dei Parti, però senza che ci fosse mai un vero vincitore. E ormai abbiamo anche capito che i cambi di potere nel mondo persiano avvenivano spesso perché i vari popoli litigavano e poi uno emergeva come nuova potenza egemone. Lo stesso schema si ripete nel III secolo d.C. quando un re vassallo dei Parti chiamato Ardashir si ribellò. In breve tempo detronizzò l'ultimo re dei Parti e instaurò la dinastia Sasanide, che prende il nome da un predecessore di Ardashir chiamato Sasan. Questo comunque è il nome che gli diamo noi, infatti il nome ufficiale di questo impero era Impero degli Iraniani, infatti i Sasanidi instaurarono un impero molto più centralizzato e se vogliamo anche molto più nazionalista dei precedenti. Imposero lo zoroastrismo come religione di Stato e come elemento unificatore dei popoli che governavano e avevano addirittura l'ambizione di riconquistare tutti i territori che avevano i persiani al tempo di Dario I. I Sasanidi quindi esasperarono ancora di più lo stato di conflitto con i Romani, portandolo avanti per altri 400 anni. Il conflitto tra impero romano e impero iranico, se consideriamo tutti e due nelle loro varie forme, oggi viene considerato il più lungo conflitto tra due superpotenze della storia umana. Infatti le due potenze si affrontarono a intermittenza per quasi 700 anni. I Sasanidi catturarono addirittura un imperatore romano, cioè Valeriano, e lo fecero morire in prigione. Lo scontro finale tra le due potenze però fu così devastante che cambiò per sempre la storia. L'imperatore Sasanide Cosroe II arrivò addirittura a assediare Costantinopoli, che era ormai la capitale dell'impero romano d'Oriente nel 626 d.C. Ma i bizantini riuscirono a respingerli e si racconta che abbia giocato una parte fondamentale il fervore religioso del patriarca di Costantinopoli, che arrivò addirittura a convincere i suoi nemici che la città fosse veramente protetta da Dio. Questo conflitto finì 2 anni dopo, ma ormai sembrava proprio che Ahura Mazda avesse completamente abbandonato gli iranici. Infatti sia i bizantini sia i sasanidi uscirono dal conflitto con le loro risorse completamente prosciugate.
Ma c'era già qualcuno pronto a non farsi sfuggire questa occasione. Era proprio qualcuno che credeva in un Dio diverso. Erano gli arabi, guidati dalla fede in Allah. Gli arabi erano già stati dei mercenari per i bizantini e pure per i persiani, quindi conoscevano abbastanza bene questi popoli e decisero di sfruttare la loro debolezza. L'invasione degli arabi praticamente mise fine del tutto al mondo antico in Oriente, cambiando per sempre la storia. I Sasanidi comunque resistettero per ben 18 anni prima di essere conquistati del tutto dagli arabi. Ma dopo la conquista la storia dell'Iran cambiò notevolmente. Dal centro di un impero diventava per la prima volta una provincia secondaria. E dopo quasi un millennio la sua stessa lingua non era più la lingua ufficiale, la religione ancestrale dello zoroastrismo veniva soppiantata. Infatti gli arabi avviarono un processo di islamizzazione per rimuovere lo zoroastrismo, spesso bruciando addirittura i suoi testi e mettendo a morte i magi. Ma la forte identità dell'Iran non venne mai cancellata del tutto neppure in questo periodo. Infatti quando salì al potere la dinastia Abbaside, che era più permissiva, la cultura persiana riuscì a essere lei a influenzare quella araba e non viceversa. Il califfo Al-Mamun, vissuto nel IX secolo, per esempio era figlio di una schiava persiana e era molto favorevole alla cultura persiana. Gli viene attribuita una frase che all'incirca diceva che i persiani avevano governato per 1000 anni senza avere bisogno degli arabi, mentre gli arabi li avevano governati per 2 secoli ma non potevano fare a meno dei persiani neanche per un'ora. Infatti, anche se erano formalmente sotto il potere degli arabi, i persiani tornarono a ricoprire un ruolo importantissimo in quest'epoca. Tanto che per 2 secoli, dal IX all'11 circa, si parla proprio di un rinascimento persiano. Per capirlo possiamo paragonarlo alla lontana anche al Rinascimento italiano, dove tanti signori locali governavano degli stati più piccoli, patrocinando le arti e le scienze. La stessa cosa successe in Iran, dove emersero tanti signori locali che erano anche patroni delle arti e della cultura persiana. Infatti molti tra i più grandi intellettuali orientali di quest'epoca sono quasi tutti persiani o vissero in Iran, e a volte il loro nome è famoso anche in Occidente. Per esempio vivono nel Rinascimento persiano il medico Avicenna o il mistico sufi Rumi, che oggi è uno dei poeti più tradotti e letti anche in Occidente e è il fondatore dei famosi dervisci rotanti. Era persiano anche Geber, che viene considerato il fondatore dell'alchimia medievale, e Ferdowsi, il più grande poeta epico persiano. Ferdowsi scrisse lo Shahnameh, che significa libro dei re, dove raccontava in modo poetico la storia della Persia, che in parte vi ho raccontato pure io in questo video. Lo Shahnameh fu fondamentale per mantenere vive la lingua e la cultura persiana, e un dettaglio interessante è che la sua copia più antica oggi è conservata in Italia, alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Risale al 1217, la state vedendo a schermo. Ma mentre la Persia aveva la sua rinascita culturale, un nuovo popolo stava scendendo da nord, come avevano fatto i Sintashta tanti millenni prima. E questo popolo erano i turchi Oghuz. Nell'VIII secolo vivevano alla periferia del mondo musulmano, nella steppa kazaka, ma nell'XI secolo migrarono verso la Persia. I signori del Rinascimento persiano usavano già spesso i turchi come propri comandanti e come soldati, e l'influenza dei turchi in Iran cresceva giorno dopo giorno. Nel 1035 circa una dinastia di turchi Oghuz, discendente da un certo Seljuk, cominciò una campagna militare e ottenne delle vittorie sui vari signori che governavano l'Iran e su altre dinastie turche. Grazie a degli assedi e a delle tattiche di cavalleria e guerriglia, questi turchi sbaragliarono i vari signori divisi e conquistarono gran parte dell'Iran e della Mesopotamia. Vennero poi riconosciuti formalmente come loro vassalli dai califfi abbasidi, ma di fatto erano dei sultani indipendenti. Questo era l'inizio del sultanato selgiukide, che governerà l'Iran per più di un secolo.
I Selgiukidi comunque, pur essendo di etnia turca, si innamorarono della cultura persiana e oggi vengono considerati addirittura più filo-persiani di alcuni dei persiani stessi. Si mescolarono con la popolazione locale e adottarono la cultura e la lingua persiana, in sostanza decisero di proseguire la stagione del rinascimento persiano. I Selgiukidi arrivarono a conquistare il Levante e anche ad avere un parziale controllo sull'Anatolia dopo aver vinto sui bizantini nella battaglia di Manzicerta del 1071. Tra l'altro queste conquiste sono pure fra le cause storiche delle crociate, infatti i turchi Selgiukidi, anche se oggi in Occidente lo sanno in pochi, sono proprio i nemici combattuti dagli europei nella prima crociata. E se conoscete la storia della prima crociata sapete bene che fu un successo per gli europei. Se invece non la conoscete, dopo questo recuperate il mio video sulle crociate, lì troverete tutta la storia. Comunque le crociate ci ricordano anche la principale debolezza dei Selgiukidi che abbiamo già incontrato diverse volte nella storia persiana. Il loro era praticamente un impero molto frammentato con un centro lontano dalla periferia che non era tanto diverso dai regni feudali occidentali. Quindi all'arrivo dei crociati i turchi erano più preoccupati delle loro divisioni dinastiche che di cooperare contro gli invasori, e questo fu il motivo del successo iniziale delle crociate. I Selgiukidi avevano anche dei pericolosi oppositori interni, come la famosa setta degli Assassini, che aveva proprio la sua base in Iran e che spesso si opponeva con la violenza alla politica dei sultani. Quindi il dominio Selgiukide aveva una doppia faccia. Da un lato era un'epoca di splendore e di conquiste, ma dall'altro era anche un'epoca di grandi divisioni e di caos interno. Infatti, come al solito, alla fine arrivò un qualche governatore locale a rovesciare il loro dominio. Ma in realtà una minaccia ancora più grande si profilava all'orizzonte. Il governatore locale era quello della Corasmia, una regione che si trova intorno al lato sud-orientale del lago d'Aral. Un ex schiavo turco dei sultani Selgiukidi fu nominato governatore della Corasmia e poi suo figlio divenne il primo scià della regione. Sfruttando proprio le divisioni interne dei Selgiukidi, i Corasmi acquisirono potere e nel 1194 arrivarono a uccidere l'ultimo sultano dell'impero Selgiukide. Ma dalle steppe mongole stava per arrivare lui, il celebre Gengis Khan con le sue orde di guerrieri. In soli 2 anni, tra il 1219 e il 1221, Gengis Khan spazzò via l'impero corasmio, che era durato quindi meno di 30 anni. Così iniziò il periodo del dominio mongolo in Iran, che sarebbe durato invece per quasi 300 anni. Non fu un dominio unico, ma vide sempre a capo dei sovrani mongoli o turco-mongoli. Il nipote di Gengis Khan, Ushleg Khan, venne incaricato dell'espansione verso ovest del dominio mongolo. Ushleg Khan conquistò Baghdad nel 1258 e mise a morte l'ultimo califfo abbaside che governava lì da 500 anni. Comunque, quando Ushleg Khan salì al potere, l'impero mongolo si era già dissolto, dividendosi in diverse fazioni. Quindi pure lui con il suo esercito fondò un regno a parte che oggi viene chiamato il Khanato. Nemmeno i mongoli comunque riuscirono a soppiantare la fortissima identità dell'Iran, tanto che il vero nome ufficiale dell'Ilkhanato era sempre Terra dell'Iran. Come avevano già fatto gli arabi o i turchi, i mongoli accettarono e inglobarono le usanze e la cultura dei persiani, riconoscendo ai persiani stessi dei ruoli sempre più importanti nell'amministrazione. Il pronipote di Ushleg istituì l'Islam come religione di Stato dell'Ilkhanato e spinse per una forte ripresa dell'Iran. Nel 1335 comunque l'Ilkhanato mongolo cadde nella guerra civile e fu diviso tra tante diverse piccole dinastie, una storia che abbiamo visto si è ripetuta già diverse volte. Circa 10 anni dopo arrivò la famosa peste del 300 e si stima che abbia ucciso circa il 30% della popolazione dell'Iran. Questa terra rimase divisa fino all'arrivo di un altro famoso condottiero turco-mongolo, ovvero Tamerlano.
Tamerlano invase l'Iran nel 1381 e alla fine ne conquistò la maggior parte. Lui è rimasto famoso per la sua brutalità, che era forse superiore anche a quella di Gengis Khan, ma comunque pure lui non poté fare a meno di accettare la cultura persiana e di integrarla notevolmente nel suo impero. Anzi, lui direttamente ci si ispirava e voleva imitarla. Come abbiamo capito da tutta questa storia, praticamente nessuno straniero che conquistasse l'Iran poteva controllarlo senza cedere in buona parte alla sua cultura e alla sua storia millenaria, che affondava le sue radici fino a Alessandro Magno, o anzi fino alle origini delle prime civiltà umane conosciute. Se volete approfondire la storia di Gengis Khan o di Tamerlano, ho dedicato dei video a ognuno di questi condottieri dove si parla anche del loro rapporto con il vicino Oriente. I successori di Tamerlano, che sono chiamati Timuridi, mantennero il controllo sulla maggior parte dell'Iran fino al 1452, quando poi questo controllo gli venne strappato dai Turcomanni della Pecora Nera. Questo popolo con questo nome abbastanza buffo era un'altra tribù dei turchi Oghuz, da cui derivavano anche i Selgiukidi, come abbiamo visto. Forse dal nome vi può venire in mente che esistevano anche i Turcomanni della Pecora Bianca, e anche se sembra una barzelletta è proprio così. Anzi, alla fine questi altri Turcomanni della Pecora Bianca sconfissero quelli della Pecora Nera e diventarono il popolo più influente in Iran, anche se l'Iran rimase comunque governato da tanti signori locali diversi. Insomma, il Medioevo della Persia finiva abbastanza in sordina. Era stata per lunghi periodi sotto il controllo di governanti stranieri e in mezzo a continue divisioni e lotte per il potere. Ma una nuova luce stava per accendersi e tutto stava per cambiare un'altra volta. Infatti all'inizio del 1500 emerse un nuovo comandante carismatico, lo Shah Ismail. Lui era il capo di un ordine militare che era stato fondato da un mistico e poeta all'inizio del 1300. Ismail sfruttò questo ordine militare, che aveva anche tutto un apparato di convinzioni mistiche e religiose, per lanciare una campagna alla conquista dell'Iran. Lui stesso si faceva considerare quasi un essere di natura divina e in 10 anni riuscì a conquistare tutto l'Iran. Anche se le sue origini etniche non sono chiare, sono abbastanza discusse, si presentò come iraniano e quindi era il primo governante iraniano dell'Iran dai tempi dei Sasanidi. Per distinguersi dal resto del mondo musulmano, Ismail impose anche la conversione all'Islam sciita, di cui lui stesso era un seguace. Gli sciiti si distinguono dai sunniti perché pensano che la legittima linea di successione di Maometto prosegua con suo cugino Ali, invece che con il suo compagno eletto Abu Bakr. Delle comunità sciite erano esistite come minoranze in Persia per molti secoli, ma la religione ufficiale dei governanti era stata sempre l'Islam sunnita. La dinastia, che inizia con Ismail, durerà addirittura fino al 1700 e quindi questa svolta si imprimerà anche fino alla storia contemporanea. Ancora oggi infatti l'Iran ha una radicata identità nazionale e è la nazione più rilevante a livello geopolitico a professare ufficialmente l'Islam sciita. Penso che in Occidente pochissimi conoscano questa complicata ma anche affascinante storia dell'Iran. Una storia che inizia anche con degli antenati in comune proprio con gli europei e che poi ha plasmato pure la visione occidentale dell'Oriente fin dall'antichità, con tanti punti di incontro e anche tanti punti di scontro. Una storia che ha un impatto in qualche modo fondamentale ancora nel mondo attuale. Spero quindi di avervi fatto scoprire con questo video qualcosa di interessante che non sapevate. Se lo avete apprezzato e se avete apprezzato la tantissima ricerca che c'è dietro, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi e per supportarmi nel portarvi tanti altri contenuti come questo. Grazie per la visione e a presto!